Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti a far entrare Nettuno, Poseidone in ogni cellula del nostro corpo? Mi auguro che state rispondendo sì. Ve la suggerisco io la risposta, dite sì, intanto. Dite sì, ti accolgo, dite sì, ti amo e ti benedico e ti accolgo fra le mie braccia. Abbiamo questa luna piena il 18 in Pesci, dominato da Nettuno o Poseidone. E ho messo qui tre perché la luna, questa sconosciuta, tanto temuta, perché temuta? Perché in una società patriarcale, patricentrica, eccessivamente squilibrata verso i valori solari, no? I valori del razionalismo, l'iperrazionalismo. E ci dobbiamo confrontare tremendamente con tutte le ombre che invece la luna ci proietta. Che vuol dire tremendamente? Il Dio quando non lo conosci è tremendo. Infatti nel buddismo e nelle tradizioni orientali si chiama il Dio beato tremendo, no? E in questa società che ha escluso completamente l'invisibile, la parte in ombra della vita, la fede e tutto quello che i valori del femminile che sappiamo già, il confronto è tremendo. Il confronto con la controparte che coesiste nella polarità e di cui questa società ha proprio escluso. E quindi abbiamo la possibilità di confrontarci in questo viaggio iniziatico meraviglioso che stiamo facendo insieme, di confrontarci tutte insieme, perché la nostra famiglia, quella di Taromantic che abbiamo creato tutte insieme, che sostiene questo grande viaggio iniziatico, che ognuna e ognuno compie individualmente, sostenuto però dalla grande famiglia, perché il viaggio iniziatico è qualcosa che va compiuto individualmente. E allora, questa luna, come vi ho detto nel video della luna nuova in Vergine, vi suggerisco di andarlo a riguardare perché è proprio un filone e non mi ripeto in quello che ho detto lì, riprendo solo alcuni spunti. Allora, qui ergere la propria cattedrale interiore. Questa cattedrale interiore deve essere costruita per tutti i risvegliati su basi che fondano il loro corpus principale su valori quali anarchia, ribellione e amore. Anarchia e ribellione verso cosa? Verso la morale comune, verso il luogo comune, verso la tua mente razionale e il giudizio. Il giudizio. La tua mente razionale giudica tutto ciò che non può controllare, prevedere e misurare. Ridicolizzando, se non additando, se non offendendo tutto ciò che non può prevedere. Quindi ridicolizza la magia, addita la magia, vede nell'altro un nemico, chiunque l'altro sia, si protegge. Ecco qua ci stiamo istruendo al cammino iniziatico, che è quello di abbracciare, comprendere tutto ciò che non conosci. Perché quello che ci resta da conoscere in questa società, in questo momento storico, è il divino, è l'invisibile. E l'invisibile si conosce solo con la fede. La fede ti porta ad abbracciare gli eventi e non a separarti da essi. La separazione è la mente duale che divide. Ci stiamo spostando verso l'uomo trascendente, come vi ho detto negli ultimi video, che è il quarto grado della manifestazione della coscienza divina. L'uomo mentale è stato fino a questo momento in cui gli eventi sono accelerati, sono fortissimi, sono impattanti, sono scioccanti, proprio perché o ti svegli o ti svegli. E stiamo passando verso la trascendenza, ossia l'uomo trascende la mente duale, trascende la divisione e la separazione e va verso l'unità. E come si trascende la mente duale, giudizio? Abbracciando e non più separando, non più giusto, sbagliato, meglio, peggio, buono, cattivo, no. Abbraccio e includo tutto.
con la consapevolezza che è la mia anima che mi proietta ogni cosa. E tu puoi cambiare ogni cosa solo se ti senti responsabile di quella cosa. Tu puoi cambiare ogni cosa solo se ti senti responsabile di quella creazione di vita che hai fatto sotto forma di quelle immagini che l'anima ti ha mandato. La vittima non può cambiare le cose perché non si sente responsabile, si sente in colpa. E se tu non ti senti responsabile non puoi cambiare le cose. Allora qua ci stiamo educando alle responsabilità. Questa luna piena del 18 in Pesci, dominata da Nettuno o Poseidone, e ci renderà responsabile delle nostre emozioni, responsabile dell'evento che accade, anche sotto forma di pura emozione, senza che succeda niente fuori di te, e lo devi includere, lo devi includere, lo devi includere. E qua abbiamo una donna che invoca la luna. La luna sono l'inconscio, sono le emozioni profonde, quelle sotterranee. E anziché averne paura, si allea ad essa, si allea a queste emozioni, e le intuizioni sono la chiave di volta di questo processo. Qua abbiamo un'altra donna che si guarda allo specchio e vede la parte più brutta, secondo la mente razionale, di se stessa. Ma quello che la tua mente vede è meraviglioso ed è il tuo potenziale di espansione. E poi qua abbiamo una fata meravigliosa che prende tutto il potere della luna perché ne ha fatto la sua alleata. Ha fatto alleato il suo inconscio, la sua fede. Con la fede ha fatto alleato l'inconscio. Allora oggi vi voglio leggere il passo di questo meraviglioso libro dove io feci l'esame di psicologia degli archetipi, si chiama Gli dei dentro l'uomo, di Bolen, e abbiamo tutte le divinità maschili. E voglio leggervi un passo del dio Nettuno, Poseidone, chi è e come manifesta la sua forza. Allora, ho messo il segnetto qua. Allora, Poseidone, dio del mare, il regno delle Poseidone, percorrendo il mare con il suo carro tirato da cavalli, Poseidone, dio degli oceani e dei destrieri, impersona i simboli inconsci caratteristici dei due anni, il cavallo e l'acqua. L'acqua ha sempre evocato nell'uomo il mistero infinito, le infinite possibilità e gli infiniti pericoli della fluidità del nostro inconscio. Priva di una sua forma predeterminata, l'acqua è in continuo movimento, mai diversa e tuttavia mai la stessa. Il cavallo personifica nella sua potenza primitiva le pulsioni istintive della nostra natura selvaggia. Poseidone era il più primitivo degli dei, il rivoluzionario, il dio delle tempeste e dei terremoti, della devastazione improvvisa portata dalle onde del maremoto. Poseidone è il pericolo che si scatena quando erompono le forze che dormono sotto la superficie della coscienza. Celebriamo le forze che irrompono e che distruggono la nostra mente razionale. Queste sono le forze, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, che spaccano la diga della mente. Non averne paura, che vi ho detto la più grande virtù dell'uomo di quest'epoca è il coraggio di sentire gli dei affinché possa beneficiare del loro favore. Poseidone viveva nel fondo del mare
Il regno che era diventato suo quando, insieme ai fratelli Zeus e Ade, aveva tirato a sorte per dividersi il mondo. Per cogliere l'emotività che egli in persona e il regno psicologico che governa, bastano soltanto pensare ai potenti umori del mare, alla sua turbolenza, alle sue onde mugghianti che distruggono indiscriminatamente tutto quello che incontrano sul loro cammino. Come un'intensa emozione che inonda la personalità e sommerge la razionalità, Poseidone emerge dal mondo sottomarino e infuria, per poi tornare a ritirarsi nella sua dimora sommersa. Nei sogni e nelle metafore il mare rappresenta l'inconscio. Appena sotto la superficie vivono le emozioni e i ricordi personali, facili da rintracciare. Nelle sue profondità oscure vivono creature primitive e miriadi di forme, molto al di là di quanto è possibile conoscere personalmente, l'inconscio collettivo. L'acqua e le emozioni sono legate simbolicamente e ciò fa del mare il regno adatto a Poseidone, che, se provocato, reagiva in maniera emotiva e con grande intensità. Il suo animale simbolico era il cavallo, che spesso rappresenta la potenza e la bellezza degli istinti fisici. Come sarà chiaro quando incontreremo Ade, il mondo sotterraneo che rappresenta anche l'inconscio individuale e collettivo, il mondo sottomarino è il regno dei sentimenti e degli istinti personali rimossi, e insieme il regno delle emozioni che gli esseri umani condividono collettivamente. Le famiglie degli uomini Poseidone conoscono questo aspetto del padre archetipo nella sua forma terrorizzante, quando i suoi sentimenti incontrollati erompono e le emozioni violente sommergono periodicamente la casa. La cultura patriarcale consente al padre, in quanto signore e padrone della casa, di scatenare la sua furia in famiglia, e spesso soltanto lì. Anche se siamo stati vittime dell'emotività di un padre Poseidone, soprattutto se alcolista, possiamo scoprire dentro di noi sentimenti analoghi. Chiunque si sia trovato inaspettatamente sopraffatto da ondate di sentimenti intensi che sgorgano dal profondo, o ha visto il proprio corpo tremare, scuotersi di dolore, di rabbia o di vendetta, ha fatto esperienza diretta di Poseidone. In un mondo governato da Zeus, noi veniamo educati a svalutare, a tenerli sotto chiave, se possibile. Se siamo come il razionale Apollo, come la fredda Atena, figlia prediletta di Zeus, fino a un certo punto lo faremo molto bene, cioè tenere sotto controllo i sentimenti. Spesso quando il mondo di Poseidone minaccia di spezzare le difese erette contro la possibilità di provare sentimenti e di esprimerli, sogniamo maree che montano e inondazioni e siamo ossessionati dalla paura dei terremoti, cioè quando ci tratteniamo le emozioni, no? E non le facciamo fluire o non accogliamo il Dio, sogniamo spesso, quando andiamo a dormire, maree, terremoti, e perché stiamo trattenendo le nostre emozioni o non stiamo accogliendo il Dio. Ma anche in un mondo dominato da Zeus ci sono persone che conoscono bene il regno di Poseidone, sono come marinai, che percorrono i mari sulle loro navi e non si sognerebbero mai di vivere lontano dalla costa. Questi uomini e donne vivono e lavorano con le maree dell'emotività e dell'istinto. Penso alla poesia potente e suggestiva di Dylan Thomas e alla sua vita turbolenta. Penso al verso «Non c'è tenerezza nel buio della notte, rabbia, rabbia, contro la luce che muore», e sento la sua familiarità con il regno di Poseidone. Quindi qua poi ci spiega che Poseidone, le caratteristiche, ma cosa ci sta raccontando? Io volevo proprio leggere questo passo per mettere l'accento sull'emotività, su quegli istinti che nascono grazie a un'emotività repressa. Allora, affinché noi possiamo essere veramente anarchici, ribelli, dobbiamo usare l'amore, che è l'inclusione di questa emotività, l'inclusione del Dio Poseidone, che porterà con sé magari rabbia, frustrazione, tristezza, abbandono, le altre idee, affinché possiamo sentirle queste emozioni, affinché possiamo veramente avere il favore del Dio. E il punto è sempre questo: anarchia e ribellione contro un patriarcato o una società patricentrica, Zeus in questo caso,
che ci vuole schiacciare l'emotività, le emozioni. E invece no, e invece qua ci stiamo ribellando, stiamo acquisendo il potere del Dio grazie a cosa? All'amore. L'amore è includere. La mente, l'ego esclude, divide, separa. L'amore è ciò che unisce tutto. L'amore è ciò che guarisce. Perché? Perché include, non esclude. In questa società con la psicologia da bar che abbiamo non ci vogliono far sentire le emozioni, no? E quindi anche il potere. Siamo depauperati da una morale corrotta. Perdiamo forza e energia a proteggersi da un qualsivoglia nemico esterno che non esiste. Non esiste alcun nemico esterno. Il male è il giudizio che tu dai alle cose. Un coltello può essere usato per tagliare il pane o per uccidere. Tutto è puro all'origine della creazione. Un coltello è puro, come vi ho spiegato anche nel video sul denaro e la prosperità. Il denaro, la moneta, è pura di per sé. È il giudizio che emette la società che lo rende, anche con le forme pensiero, che poi si passano, un pensiero passa, no? Forme pensiero vittimistiche che sono funzionali a depauperare l'energia dell'uomo e a non farlo esplodere nella propria prosperità. Tutto è puro all'origine delle cose, è il giudizio che mettiamo che ne determina l'impurità. E allora questa luna ci esorta con l'amore, cioè che il collante, come diceva Dante, l'amor che muove il sole e tutte le altre stelle, a includere. L'amore, come vi ho detto in qualche video di magia pratica, è lotta. L'amore è lotta, la vita è lotta. Perché? Perché è la lotta contro le resistenze all'amore, contro le paure, gli attaccamenti. Quindi l'amore è lotta. E allora in questa luna piena Poseidone, il dio Poseidone, vi esorta a lottare contro le resistenze nel darvi. Amore è darsi, tutto in natura si dà. Noi stessi, in qualità di natura, di genere umano, ci diamo. E l'ultima espressione di questo darsi, l'apice di questo darsi, è proprio la morte, no? Alla fine noi ci stiamo dando alla morte da che già nasciamo. Rendersene consapevoli significa allearsi alla morte, cioè allearsi alla trasformazione, come vi ho spiegato negli ultimi video Magia Pratica 4 e 5. Allearsi alla morte è il tuo più potente alleato. La morte è trasformazione. La morte è un simbolo, come la nascita è un simbolo. Sono immagini, non è reale. Quindi immagini dell'anima. L'anima ha una vita sola e tante incarnazioni. Allora se noi superiamo la paura della morte, cioè superiamo la paura nel darci alle nostre emozioni, riusciamo a morire al vecchio io e a rinascere col potere del Dio che ci è venuto a trovare. E quindi Poseidone, Nettuno, ci chiede di morire a Lui. Darci a Lui significa avere il potere dei mari, degli oceani. È questo che ci chiede di fare. Il processo che vi insegno sempre, ragazze mie e ragazzi, è molto semplice. È molto semplice. E qualcuno ha detto che se il metodo è semplice, allora vuol dire che è anche efficace. Se non è semplice, vuol dire che non è efficace. Allora, quando non è semplice il metodo, è una teoria. E le teorie non ci portano da nessuna parte, perché le teorie sono cumuli di credenze. E il metodo è facile, è la tua mente
che cumula piena di credenze che lo rende difficilissimo. Perché se non fosse facile ci avrebbero dato il libretto di istruzioni. Attenzione, mi spiego? Invece è qualcosa che ti viene naturale, come ce l'hai già dentro. Noi, a differenza delle piante e degli animali, abbiamo una mente, che è la nostra più grande sfida, ma anche una potente alleata. È la mente che rende tutto complicato e teorizza su tutto. E quindi, dopo che vi affidate al Dio, ci sono tutte le pratiche, no? Nel video Magia Pratica 4, 5, 6, su come affidarsi al Dio. Anche, ma tutti in Magia Pratica, tutti i video della playlist L'arte sciamanica sono funzionali a questo percorso di... Quindi una volta che tu ti affidi al Dio, senti tutta l'emozione, no? Allora io vi dico di sentirla tutta l'emozione. Aumentatele anche respirando con la bocca. Ok? E a un certo punto vi accorgete che è pura energia. E allora quando dice al Dio, io mi affido a te, aiutami a vedere quello che ancora non vedo, io mi affido a te, ho fede in te, fammi essere alla tua altezza. Allora, dopo che ti affidi al Dio, il Dio non ti risponde con le parole, ma ti risponde con le immagini. Cosa sono le immagini? Tutto quello che vivi, va bene? Dopo che fate questa inclusione delle emozioni, quello che ti succede dopo l'inclusione delle emozioni sono il linguaggio dell'anima. L'anima comunica attraverso le immagini, che sono simboli di quello che ti vuole comunicare. Questo ve l'ho spiegato bene negli ultimi video di Magia Pratica. Noi comunichiamo con le parole. L'anima comunica con le immagini, che sono quello che ti accade. Quello è il linguaggio dell'anima, i suoi simboli. E allora stiamo assistendo a tantissimi fenomeni di violenza impattante. Lo vedo anche qui nella mia città, violenza impattante, escono sul giornale delle cose molto forti, di cui mi fa menzione mio padre, perché io non seguo. Quando mi deve arrivare qualcosa, le fonti me lo fanno arrivare. Quindi cose molto impattanti, anche persone da vicino, stanno accadendo cose molto forti, molto molto forti, che è in un momento criticissimo. Cioè siamo in un momento del Kali Yuga criticissimo per l'umanità, in cui chi non si è svegliato fino a questo momento arriva un'altra possibilità di risveglio sotto forma di... Scusate, qua stanno facendo raccolta differenziata del vetro, se state sentendo. Allora, chi non ha fatto un processo di risveglio, capitano cose potentissime, agghiaccianti, shock potentissimi, ok? Di qualsiasi natura, dalla malattia agli arresti. Vi dico proprio quello che sto sentendo intorno nella mia città, che è una cosa potentissima. O cose shock, shock, shock. Perché? Quella è l'opportunità. Quella è l'opportunità. Perché chi non ha fatto un lavoro su di sé impegnativo ha bisogno di shock, shock. Ma questo lo dicevano già i grandi del passato, Questo lo dicevano già i grandi del passato. E quindi davanti a questi grandi shock noi abbiamo gli strumenti adesso per iniziare a includere, andare incontro al nostro percorso evolutivo e destino e iniziare a fermare i venti del karma. Vedo questi eventi che stanno succedendo a persone molto inconsapevoli, no? Persone che non erano proprio vicine alla propria anima, persone magari un po' più tendenti molto alla parte razionale, materialiste, no? Cioè tendenti a un solo polo, mi spiego? E quindi arrivano cose scioccanti e me ne rendo conto. Ne parlavo con un'altra carissima amica terapeuta l'altro giorno e io le esponevo proprio questa mia percezione. È giusto che sia così.
sono immagini dell'anima, è giusto che sia così. Perché quello è il percorso. La fede in ciò che ti accade. Ripeto, il percorso è molto molto semplice, cioè la pratica è semplice, però la mente teorizza. E qua stiamo andando verso la mente trascendente, no? E quindi anarchici, ribelli, e con una passione che vi arde l'anima. Questi sono i presupposti di quello a cui dobbiamo andare, tendere, e il nostro Poseidone o Nettuno ce lo intimerà fortemente. Allora facciamo l'amore col Dio. Fai l'amore col Dio. Sì, io voglio fare l'amore con te. Fammi fare l'amore con te. Voglio fare l'amore con te. Poseidone. E quindi, detto questo, ragazze mie, tu stai riprendendo? Sì. Oltre a questo messaggio, adesso io voglio fare con queste, con gli Angelion, cosa ci aggiungono gli dei in questo momento? Cosa ci aggiungono gli dei in questo momento? Amore, unione, fiamma gemella, apertura, congiunzione. Allora, questa è la carta della fiamma gemella, anime gemella. Vi ho spiegato, per chi non l'avessi visto, ragazze mie, invito a guardare il video che sta sulla home del mio canale, Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Allora, la fiamma gemella è una narrazione dei nostri tempi. Prima si chiamava anima gemella, nel buddismo è rimasta anima gemella. Dagli studi che ho fatto in merito, la deduzione che ne ho tratto è stata proprio quella del fatto che, essendo tutta una narrazione, essendo tutto un sogno, la narrazione delle fiamme gemelle è una narrazione della nostra epoca. Perché? È sempre esistita la coniuzio oppositorum, maschile e femminile, sin dalla notte dei tempi. E dare un maggiore carico di consapevolezza in più alla necessità di integrare l'ombra, cioè la controparte, attraverso la relazione con l'altro, qualcuno ha ideato, ha inventato il nome fiamma gemella. Va bene? Ha inventato, e ciò che inventiamo sono sempre ispirazioni dell'anima. Ogni nostra idea che inventiamo qualcosa, come diceva Platone, la parola idea viene dalla parola eidola, aeidola, che significa idea, stessa radice etimologica di dei. Ogni nostra idea è un dio. Quindi chiunque abbia inventato o sia stato ispirato da questa fiamma gemella, la sua anima, di chi ha inventato questo termine, voleva dare un carico in più, un'accelerazione in più a questi tempi in cui era necessario un risveglio più accelerato. Quindi la fiamma cristica, che è la nostra fiamma cristica interna, l'accensione del fuoco del Dumo, direbbero gli orientali, no? O fiamma cristica per noi è la stessa cosa. Gemella, ossia brucia tutto l'ego, brucia la morte in vita, no? Brucia i vecchi attaccamenti per unirti al tuo gemello, che è inteso sotto forma di persona, di percorso spirituale gemellare, di percorso lavorativo gemellare. È l'amore che unisce tutto ciò che ti è gemello. Quindi l'amore, che cos'è? Il darti alle tue emozioni è l'amore. Darti alle tue emozioni cosa porta? All'unirti col Dio. Fiamma gemella. L'unione con il Dio porta all'unione anche con le persone gemellari, ma prerogativa imprescindibile è l'unione con il Dio. Questo ti dà l'apertura e la congiunzione. Apertura, tu ti apri e il Dio si apre a te.
come vi dicevo sempre, Dio o ti accompagna o ti trascina, o ti accompagna, lo integri o ti asfalta. E quindi questo noi lo sperimentiamo attraverso le relazioni. E quindi quello che succederà in questi giorni sarà avvicinarti sempre di più a ciò che è per te gemellare. Grazie a cosa? All'incontro con le emozioni. Il primo e solo ed unico partner che tu puoi avere è il tuo sposo o sposa celeste. Le altre sono maschere di quello sposo. Ma soprattutto l'unica relazione possibile sono le tue emozioni. Le tue emozioni sono lo sposo celeste che te le manda. Quando parliamo di sposo celeste parliamo in questo caso della divinità di Poseidone anche. Perché quando parliamo di divinità non è una cosa soltanto, no? Ve lo spiego sempre. È l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Quindi qua ci dicono che se nelle relazioni stai connettendo con qualcuno, senti l'emozione di qualcuno o senti al di là se c'è una persona o meno, l'invisibile, ok? L'assenza non è mancanza, ma è invisibilità. Quindi noi dobbiamo avere fede nell'invisibile che non è mancanza, è qualcuno che non si vede. E siccome l'ultima cosa che ci resta da conoscere è il divino non si vede. Il divino sono le emozioni. Una persona se non c'è, però hai l'emozione rispetto a quella persona, la fede in quell'emozione ti porta a integrare il potere e anche la relazione poi con quella persona, no? Ok, cos'altro? La chiave d'oro, notizie in arrivo, aiuti e soluzioni. Facendo questo ci sarà una soluzione a tutto. La chiave d'oro, ci saranno notizie in arrivo, aiuti e soluzioni. Rispetto a cosa? Rispetto a ciò che per te è il darti, rispetto all'amore. Ci saranno aiuti e soluzioni che ti arriveranno da Poseidone. Cos'altro? Gioca. In me mago agere, immaginazione, pensiero ottimista, gioco. Mi stanno dicendo che saranno, siccome leggono le energie di tutte le ragazze e ragazzi che mi stanno seguendo, donne e uomini, pensavo che uscissero altre carte, ma sono contenta che sono uscite queste. Perché il lavoro che avete fatto è straordinario, sono uscite tutte carte bellissime. Mi dicono qua di immaginare la realtà che vorresti. Immaginala, affidati, abbi fede. In me mago agere, lascia agire il mago che è in te. E quindi utilizza come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, utilizza il codice narrativo del divino, non più quello della mente. Cioè qua, quando c'è la luna che batte con Poseidone, ma la mente dobbiamo veramente lasciarla in un sacchettino, mi spiego, la mente razionale. Farci guidare il flusso, non ostacolare il flusso della corrente, cioè non nuotare contro il flusso, altrimenti affoghi, ma piuttosto mettiti morto a galla e farti portare dalla corrente. L'unica cosa in cui devi andare controcorrente è il luogo comune, perché il luogo comune ti spinge a lottare contro la corrente. Invece la visione creativa della mente creativa trascendente ti spinge a lasciarti portare dalla corrente. Quindi giocate con gli dei in questi giorni, offritegli qualcosa al dio Poseidone. Fate proprio, vi ricordate i primi atti psicomagici che vi ho reso noti, che erano quelli che imparai dal maestro Jodorowsky, no? Prendetevi un caffè con il dio Poseidone, prendetevi, non lo so, prendetevi un aperitivo con Poseidone, poi magari portatecelo perché sai, capito? Va bene, con Poseidone o Nettuno, come vi piace chiamarlo di più, è sempre lui. È sempre lui che si aggira intorno, insomma, al quartiere, ecco. È una stesa bellissima, ragazze e ragazzi, devo dire veramente la verità, devo dire la verità. Voglio vedere un attimo l'archetipo, fammi vedere, va.
Vediamo l'archetipo. Ladrone. Abbiamo appena detto quello che si aggira intorno al quartiere. Illumina il tuo potenziale di ricchezza perché non te lo possano rubare più. Certo, certo. Illumina il tuo potenziale di ricchezza affinché nessuno possa più rubartelo, no? Allora, questo è proprio l'apice di quello che volevamo dire, no? Chi è che ti ruba il tuo potenziale di ricchezza, la tua prosperità? Chi è la tua prosperità in termini di idee, di salute, di affetti, di denaro? Chi è che ti prosciuga questo? Chi è? Chi è? È la mente razionale, è la vittima, è l'approccio da vittima. Allora in questi giorni ti dice illumina, la luna illuminerà il tuo subconscio, il tuo potenziale di potere, il tuo potenziale di ricchezza è quello che tu non vedi, il tuo potenziale di ricchezza, o quello che la tua mente razionale ti ha fatto sempre giudicare sbagliati, di tuoi difetti, le tue fragilità, le tue mancanze, sono tutti potenziali di potere. E la luna ce lo illustra perfettamente perché la luna è l'ombra. Le paure che hai dei tuoi difetti, delle tue limitazioni o di quello che tu giudichi difetti, limitazioni, sono i tuoi punti di illuminazione. Altrimenti non ce li avevi. E dove sta il gioco? Dove sta il gol? È che la mente razionale ti dice quelli sono difetti, quelli sono fragilità, quella è così, quella cosa è così. Allora tu ti anestetizzi con la pillolina psichica, psicologico-metaforica o reale. Ti anestetizzi e quindi non sono abbastanza, sono malata? Sono malata. Ah, che bella frase da psicologia da bar. Sono malata. E già ti hanno messo una croce. Sono malata. Già questa cosa ti depotenzia al 50%. Allora tutto ciò che la nostra società patricentrica, la nostra cultura, questa morale comune giudica malattia o fa rientrare all'interno di quelle categorie diagnostiche dell'io che sono malattie, vengono chiamate malattie, allora l'approccio sciamanico, l'approccio trascendente, li definirebbe spiriti perturbati. Spiriti perturbati. Vabbè? Hai uno spirito perturbato. E come si pacificano questi spiriti perturbati? Si pacificano riassorbendo le proiezioni. Io mi assumo la responsabilità di aver proiettato tutto questo. Solo in questo modo lo posso cambiare. Allora tu, man mano che riassumi la responsabilità di tutte le immagini che hai costruito, che hai proiettato in qualità di anima, non tu soggetto io, perché il soggetto io non fa proprio una mazza, niente, un accumulo di credenze, allora tu man mano che riassorbi le proiezioni inizi a cambiare le cose, inizi a diventare mago, co-crei insieme agli dei. Ma se tu il Dio no, non lo voglio sentire, tanto è più la potenza del Dio in negativo, quella che senti, la difficoltà, tanto più è la forza che ne deriva, il potere che puoi acquisire. Quindi non farti più sopraffare da questo ladrone che è la mente razionale. Non farti più rubare il potere. Non delegare più il potere all'esterno, non delegare più il potere, ma non all'esterno soltanto, alla mente razionale. Come diceva anche Gesù, non puoi servire due padroni. Devi servire soltanto la tua luna, devi servire l'invisibile al servizio della fede. Ok? E quindi, ragazze mie, giocate, e andiamo tutte a pranzo, a cena, a merenda, a colazione con Poseidone, cioè andiamo con lui. E quindi sì, ragazze e ragazzi, va bene?
Quindi usciamo da questa mente. La mente ci deve servire soltanto a guidare la macchina, a fare i conti e la spesa, e che ne so, non lo so, a sistemare le pirofile o a sistemare i bicchieri della credenza. Mi spiego? A fare i numeri, devo fare questa telefonata, a quello deve servire la mente razionale, che è quello a cui starà andando, no? Cioè la mente razionale poi ci servirà a quello, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, metto un ultimo oracolo dello sciamano, vediamo un po'. E il viaggio, prepariamoci a fare il salto quantico. Il viaggio. Allora, qua c'è uno sciamano che sta in una posizione che nello yoga sciamanico si chiama triplice mudra. Io lo faccio sempre mettendomi le braccia così, vedete così, la mattina, dopo che faccio il saluto alla divinità, mi metto nel triplice mudra, che è proprio come sta lui, però le mani le metti proprio sulle braccia, queste due, ok? E nel triplice mudra si dice: abbraccio il mio corpo, ne sento la vibrazione sottile, abbraccio la vibrazione sottile di questo pianeta, abbraccio il mio destino, sono consapevole che il mio corpo, questo pianeta, la mia parola sono gli strumenti per realizzare il mio destino su questa terra. Quindi questa carta ti dice: ci sarà un salto quantico importante che ha a che fare con tutto quello che abbiamo detto adesso, laddove non ti verrà più rubata l'energia della mente razionale, ma quell'energia verrà canalizzata nel gioco, nella diversione, nella bellezza di sentire l'invisibile. Sei pronto a fare questo viaggio? Perché è il solo viaggio che ne vale davvero la pena. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Vi abbraccio profondamente. Vi devo dire quest'altra cosa, se no mi dimentico, l'ho detto anche nel Lui Lady questa settimana. Il sito di Stazione Celeste sta riscontrando un po' di problemi per quanto riguarda l'acquisto delle mie carte. Però per chi volesse acquistare gli oracoli, tanto me lo state scrivendo già per email, vi sto mandando la mail dove dovete scrivere. Ve lo metto sotto l'info box in descrizione, mandate una mail a Stazione Celeste, ok? Scrivendo in oggetto: acquisto oracoli Lui Leta Romantic, ok, se no mi dimenticavo. E per chiunque desiderasse il mio primo libro, che è la mia tesi di laurea in naturopatia, che si chiama Il risveglio della coscienza, invece mandatemi una mail all'indirizzo taromantic21@gmail.com. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, vi abbraccio profondamente e noi ci vediamo prestissimo, ci sentiamo prestissimo. Questa volta che Dio che il Dio Poseidone possa benedirvi tutte. Alla prossima, ragazzi e ragazzi. Mua.